ed eccoci giunti all'epilogo di tutta questa faccenda. Di già, Digiaissima o digiaissimo. Anzi, ora mi sgradisco un po'. ma hai un corpo. Un mini corpo per quello che vedo. Sì, è vero. Chissà quando mi è nato. Quindi non era in programma. No, a me lo credo. Che ne so. Sono nato sempre solo testa, io. Com'è possibile? Si cresce, si cambia. Un giorno sei testa, ed un altro giorno invece ti puoi alzare e puoi andartene da questo posto buio e ambiguo. Te ne vuoi andare? Pensavo ti piacesse stare qui. Non sei un corpo nuovo di zecca? È un nuovo inizio? Mi stai dicendo che ci sarà una seconda stagione? Assolutamente no. Io una volta finito non ne voglio sapere più di niente e di nessuno. Adios, sayonara, goodbye, all'arrembaggio. Quello no, ma mi hai capito. Sono un po' spiazzato. È come se avessi completamente cambiato modo di essere. Può darsi. Un modo di essere non è altro che un modo come un altro di essere. Strano, vero? Comunque io vado, ti saluto. E mi lasci qui, da solo ad osservare quello che succede, senza una guida, senza una dritta. Non ne hai bisogno. L'unica cosa che ti serve è una direzione e per la cronaca è da quella porta, parte. Ah, porca marmotta, che figata! Adesso posso pure indicare. Beh, io vado. Un'ultima cosa. Perché rompecabezas? Perché per vedere il quadro completo hai bisogno di tutti i suoi pezzi. Ad ogni modo, io vado. Tu resta tutto il tempo che vuoi. Tanto tra poco ci sarà ben poco da vedere. Ehi testa. Grazie. Chiamami signor capo, anzi, rompicapo. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. E con quest'ultimo il puzzle è finalmente completato. Brava Cosma, ce l'hai fatta! Dove mi trovo? Sei nello studio del dottore della testa. Il dottore della testa. E da quanto tempo sono qui? Dalla bellezza di 15 sedute. Vicino a te c'è il tuo ragazzo, che non ha mai smesso di starti vicino. E perché sono qui? Hai addirittura dimenticato il perché. Questo metodo è straordinario. Causa un po' di spossatezza, ma alla fine si ottengono risultati. Come ti senti? Spossata? Oh, mi fa male la testa, no, non riesco a pensare. Certo, Cosma, è chiaro. Sì, ma non capisco che cosa stiamo facendo. E perché sono davanti a questo puzzle? Una cosa alla volta. Dunque, sei stata intrappolata nella mente e dalla mente di una persona mentre gli stavi scattando delle foto. Motivo per cui sei qui.
Durante tutto questo periodo hai vissuto tutte le storie che chi ti ha intrappolato ha scelto di farti vivere. Eri tu, ma allo stesso tempo non eri esattamente tu. Non ha molto senso questo. Che cos'è questo puzzle? Il puzzle è il tuo percorso per ritrovare il quadro completo delle cose. Tutto questo probabilmente non avrà molto senso per te. Tuttavia il senso ce l'ha. E come? Ho fatto un sogno strano. Uno di quei sogni lunghissimi e vividi al punto di diventare un ricordo vero e proprio. Ha presente? Mi ricordo ogni sapore di quel sogno. Addirittura gli odori nell'aria. Ogni dettaglio è preciso nel suo ordine, quasi da sembrare. Io mi ricordo di aver fatto tutte quelle cose, ma non mi ricordo il perché. Che cos'è questa storia della trappola? Ricordi Calitea? Caritea, sì. Caritea, la ragazza del parco. Corretto. Cosa ricordi esattamente? Allora, io ricordo che stavo camminando in un parco e stavo scattando delle foto con la macchina fotografica della mia cognata e poi. Poi quella è l'unica cosa reale che ricordo. Ho come un vuoto. C'era questa ragazza seduta su una panchina. C'era questa ragazza seduta su una panchina e. No, aspetta. La ragazza era diversa. Non ci avevo fatto caso perché per me era solo una normale persona su una panchina di un parco. Poi la mia vista si perde. È come se. come. della nebbia davanti agli occhi. No, non ricordo più niente. Ma come sono arrivata nel suo studio? Ha detto del tuo ragazzo sei arrivata a casa delirando, batterando qualcosa su una specie di religione inventata, con degli alieni. Alieni che monitoravano e intervenivano sugli eventi di questo pianeta, come se fossero un organo di controllo segreto. Vangeslao, che conosco dai tempi della scuola, quando giocavamo a pallavolo, mi ha chiamato molto preoccupato, asserendo di non averti mai visto in queste condizioni. Ho deciso di prenderti in cura da me, per l'amicizia che ci lega, ma soprattutto per l'unicità del tuo caso. Il problema è che tutto quello che riguarda la tua realtà è come se fosse stato cancellato per fare spazio a questa specie di sogno che ti ha totalmente inghiottita e che tutt'oggi ti tormenta. In pratica sono diventata pazza. No, non è così semplice. In qualche modo, non sappiamo esattamente come, questa persona è riuscita a impossessarsi della tua testa. Ha scritto delle storie assurde, usando te per interpretarle. Ma tutto questo contro il tuo volere. La cosa che è poco chiara è che tutte queste informazioni sono state interamente assorbite dalla tua mente.
integrandole come fossero veri e propri ricordi. E come posso liberarmi di questa cosa? In parte l'hai già fatto, prendendoti tempo per te stesso. Questo puzzle, che sembra un semplice puzzle, normale come tanti, in realtà serve a riprenderti in mano la tua vita. Che ne pensi? Carino il puzzle. Però a me, non lo so, dottore, mi sembra una grossa fesseria camuffata da soluzione. Ma alla fine sei finalmente libera. Con il puzzle hai raggiunto un obiettivo, cosa che inizialmente pensavamo fosse impossibile. Ed invece questi nuovissimi rompicapo a servizio dei pazienti sono un toccasana inaspettato, che devo ammettere. Funzionano proprio. Non credi anche tu, Vanceslao? Suppongo di sì. Cosmo? Tu che ne pensi? Non lo so, magari il dottore ha ragione, anche se io non ho capito niente. Occorrono in effetti anni e anni di studio per arrivare a questi paradigmi. Un po' intricati, sì, ma pieni di soluzioni concrete dal punto di vista globale e concettuale. Ad ogni modo, alla fine tutto è bene quello che finisce bene. Ok, allora noi andiamo. Certo, la porta è da quella parte. Volete che vi accompagno? No, facciamo da soli. Grazie e a presto, dottore. A presto anche a voi e non dimenticatevi che la mia porta è sempre aperta. Sì. E non esitate a passare se doveste incorrere in qualche ricaduta. Non so se questa condizione possa essere contagiosa o meno, ma in quel caso sappiamo già per esperienza come intervenire, anche eventualmente sul mio amico Vanceslao. Vero, Vanceslao? Vero. Bene, andate pure. Ci vediamo presto. Arrivederla, dottore, grazie. Grazie mille. Di che dovere nei confronti della mia professione e di tutti coloro che hanno bisogno. I bisognosi prima di tutto. Vi auguro buona serata. A presto, ci vediamo. Perché sei così silenzioso? Non so. Così. Tu come ti senti? Molto meglio. Il dottore finalmente è riuscito a farmi uscire da questo incubo. Quindi? Sei guarito? Beh, certo. E perché questa domanda? Cosa non ti convince? No, c'è qualcosa che non ti convince? Non mi convince praticamente nulla. Sì, ma non hai sentito il dottore cosa ha detto? Lui ha detto che sono guarita, se ha detto così, un motivo ci sarà. Se non ha detto nulla. Va bene, sappiamo che loro fanno paroloni, Esatto, hanno fatto paroloni. però perché sono abituati a queste terminologie un po' complesse che noi persone comuni non abbiamo. Sono parole che ha fatto e non hanno nessun senso compiuto. Forse manco lui si capisce. E tu però non hai detto una parola, credo che era il tuo amico. E chi lo conosce? Una mezza volta abbiamo giocato a pallavolo insieme, siamo amici. Dai. Comunque, seriamente, come ti senti?
Mi sento di vivere in un loop dal quale non riesco ad uscire. Mi risveglio sempre davanti a questo puzzle dopo di averlo completato. Ma io questo puzzle non l'ho mai fatto. E anche se le parole del dottore dovrebbero farmi sentire bene, io alla fine non ho risolto niente. Sento sempre questo vuoto esistenziale. Non lo so, ho paura di risvegliarmi di nuovo e trovarmi sempre con la stessa storia. Venceslao! Even if I'll need her eyes, Venceslao! even if it's sad for me, you will go out of my Venceslao! life. A bride Venceslao! to hide. Che sta succedendo? Perché siete al contrario? Venceslao, rispondimi. Perché sei seduto al posto del dottore? Venceslao, smettila di fare il cretino e rispondimi. Dottore, glielo dica lei? Tesoro, calmati. Il dottore è qui per aiutarci. Dottore, no, lui non è il dottore. Lui è il mio fidanzato, Venceslao. Rispondi, Venceslao, non è divertente. Calitea. Calitea. Sì, ora non mi riconosci. Io sono Cosma. Dottore, è normale questa reazione. Quale reazione? E lei come si permette tutta questa confidenza, Venceslao? Ti prego, non è divertente. Non dovresti rispondere così a tuo padre. Purtroppo siamo di nuovo di fronte ad un blocco della memoria. Sua figlia continua a negare la propria identità. Ma di cosa cazzo stai parlando? Venceslao, sto iniziando a arrabbiarmi. Ti prego perché la mia pazienza ha un limite. Dottore, sembra che non stia avanzando affatto. Ma perché state parlando come se io non ci fossi? E sono mesi che è così. Purtroppo ci vuole tempo. Ehi! Dicevo, purtroppo ci vuole tempo. Ehi, c'è nessuno? E piantalo un po'! Caritea, ci siamo passati 1.000.000 di volte e tutte le volte tendi ad avere queste reazioni eccessive. Ora, facciamo così. Ora prendi lo specchio, ma cerca di non spaventarti per quello che stai per vedere. Che hai fatto alla mia faccia? Calitea. No, basta, Calitea, no, io sono Cosma. E questa non è la mia faccia. E quale sarebbe la tua faccia? Questa. Come questa, io sono questa. Così sono. Sul serio credi ancora di essere lei? Di essere un'attrice famosa? Su un quadro famoso? Quello è vero lusso. Attrice, fotomodella, protagonista di una serie web di successo o comunque del momento. Non so come è potuto succedere, sono così io. E questa è una immagine che di certo non mi appartiene a me. Non sono io. Non sono io. Perché nessuno mi crede? Calitea, noi ti crediamo. Siamo qui per venirti incontro e per risolvere i tuoi problemi. Ma quali
problemi, non so di che cosa state parlando. Sei stata presa in cura da me circa un anno fa, perché sei convinta di essere un'altra persona. Una persona che tu non hai mai conosciuto né incontrato, ma che allo stesso tempo asserisce di aver avuto una storia d'amore. Sì, mi ricordo. Mi ricordo di una fotografa molto talentosa. Io l'ho visto in un parco, io ero seduta su una panchina. Dopo che mi ha scattato una foto si avvicina. La foto era solo un pretesto per conoscervi. Lo so. Eravamo fatte una per l'altra. Uno dei periodi più belli della mia vita. Voi non vi siete mai incontrate. Magari quello lì era casualmente nel parco con una macchina fotografica e tu ci avrai costruito una storia su, tutto qui. Va bene? Sì, tutto bene, ho visto che stavi facendo delle foto e volevo osservare quello che facevi. Ay, qué linda cola. Ti piace? Sembra un'altra persona. Come fai? No, non è possibile. Non è vero. Non è possibile, no? Io non mi sono inventata tutto. Il sentimento che provavamo era reale. E quindi che mi dici del pomodoro? Quello che mangiavi, tagliavi, buttavi dalla finestra. Il giorno dopo era sempre lì, più fresco in forma che mai. O l'insegnante di batteria, Edris Colton, quello che ti insegnava la batteria senza insegnarti nulla. Per non parlare degli assassini immaginari. Ferruccio Dregliani, poi com'era l'altro? Wando Bonamino, il vendicatore dei sogni. Personaggi creati per eludere il problema, per la tua mancanza di autostima, che non ti fa affrontare persone e cose. No, non è vero. Caritea, fai caso al dottore questa volta. Non puoi fare la capricciosa ancorandoti sempre allo stesso ostinato punto di partenza. Ma io non faccio la capricciosa. E voi vi state approfittando del fatto che io non mi ricordo bene delle cose. E non potete farmi in una colpa. Cambi da un'identità all'altra ogni volta che ci vediamo. È normale che tu non abbia punti di riferimento a cui aggrapparti. Senti, facciamo così. Ripercorriamo tutti i passi da ogni... No! Stammi a sentire tu, chiunque tu sia. Ora parlo io. E tu, vieni qua. Voi che avete visto tutto, siete testimoni, non fare finta di niente. Fermo! Voi avete visto tutto quello. fare E cose- stai zitto! Carità, non fare niente di tutto. Stai zitto, ho detto! Voi avete visto tutto quello che hanno fatto, siete testimoni. Io sono libera di cambiare identità tutte le volte che voglio. Perché tu devono pensare che... No, lasciate stare!
Me la fermo! Io sono libera di fare quello che voglio! No! Allora? Ci hai pensato? Sì, ma non ci riesco. È difficile. Che cosa è difficile? Non capisco perché debba esserci per forza una fine. Ok, allora preferisci continuare con questo loop all'infinito? Ma non sei stanco? Mi fanno male gli occhi. Dai, su. Ci siamo passati milioni di volte. Ed ancora ogni volta che ti trovi vicino alla conclusione, trovi un impedimento o ti fa male qualcosa. E se in realtà non fossi tagliato per tutto questo? Ci provo, insisto. Ma forse non è abbastanza interessante visto il risultato. E perché invece di essere così ipercritico nei confronti di ogni cosa che tu fai? Pensa quanto sarebbe meglio goderti il risultato, qualsiasi esso sia. Quando un ciclo inizia, deve concludersi, se no ti sentirai sempre incompleto. Tieni. Guardati allo specchio. Allora, cosa vedi? Vedo una persona che sta sprecando il suo tempo. O forse ti stai prendendo del tempo per fare le cose fatte bene. Sì, esatto. Sto rispettando quello che faccio e gli do il tempo che merita. Sì, ma senza pippe mentali, che si sa. Tu ti perdi. No, no, dottoressa, stavolta no, promesso. Bene, dimostralo. Adesso? E quando domani? Adesso no. Ciao, la prossima volta. La tua prossima volta, a furia di rimandare, è diventata maggiorenne. Dai, su. Fammi capire che hai capito. Dottoressa, ma che devo fare? Non va mai bene niente. Invece va bene tutto. Ma tu continui a tornare qui ogni volta. Allora devo dedurre che siamo in cima alla montagna. Bene, no? Significa che siamo arrivati in alto. No. Significa che a meno che tu non decida di scendere, non si va da nessuna parte. Più continui a rimanere fermo e più ti raffreddi. Ci sarà un momento in cui non sentirai più nulla e lì ci sarà ben poco da fare. Va bene, ho capito, non c'è bisogno di ripeterlo. Ebbene? Ok, che devo fare? Quello che credi più opportuno? Dottoressa, basta con queste non risposte. Ho bisogno di sapere cosa devo fare esattamente. Ripetimi perché sei qui. Per ultimare il mio passo. Dai, non essere pigro e distaccato, racconta per bene. Sono un artista, forse un grafico, non lo so.
sto progettando il mio puzzle, solo che non riesco a concluderlo perché non riesco a dare un senso al finale. Io ti ho seguito durante tutto il tuo processo creativo e sono saltati fuori delle idee interessanti. Alcune fatte bene, altre completamente sconnesse. Mi piace il surrealismo. Non sempre le cose devono essere perfettamente collegate. Sono collegate, ma solo nella mia testa. Hai inventato tutti questi personaggi nella tua testa, con un avatar dalle 1000 personalità e con la mia faccia, che questo va anche bene, però non riesco a capire perché hai usato un nome maschile, perché Cosma? Non lo so, guardavo sul calendario e ho visto il nome Cosma e mi è piaciuto, non lo so, non c'è un perché, non ho pensato fosse maschile, anche perché finisce in A. I nomi in A solitamente in Italia sono femminili, a parte Luca o Andrea. Vabbè, sono vari comunque. L'importante è il suono che viene generato quando lo si pronuncia. È una questione di ritmo. E questo ritmo dunque non dovrebbe guidarti alla fine di questo percorso? Perché hai smesso di seguirlo? Non lo so. Non sento più niente. È solo un puzzle. Come ce ne saranno tanti altri appena decidi di finire questo. A proposito, che titolo gli hai dato? Puzzle. No, rompecabezas. E puzzle come sottotitolo. Così anche chi non sa lo spagnolo sa comunque a cosa mi riferisco. E cioè? Che la nostra mente ragiona per porzioni di ricordi e processa le informazioni mettendo insieme i pezzi. Come se nulla di ciò che pensiamo fosse lineare. Non può essere lineare. Noi apprendiamo per imitazione. Quindi la nostra identità è fatta dell'insieme di identità che scegliamo di usare. Se alcuni modelli comportamentali non vengono a noi, quando abbiamo veramente bisogno, si crea un vuoto, che lo riempiamo con il sentito dire o con delle stereotipi. Infatti, la protagonista della tua storia non è la vera protagonista, perché non si parla mai di lei. O mi sbaglio? Certo che parlo della protagonista, e di chi se no? Parli di te e usi le facce e i nomi di altri per interpretare ciò che pensi. Nessuno vuole essere protagonista di qualcosa che non gli appartiene, perché col tempo si sentirà un estraneo nel corpo in cui ha sempre vissuto. Basta. Cambiamo argomento per oggi? Per quale motivo? Per ritornare una volta ancora e non risolvere niente anche oggi? Non può negare che ho fatto molti passi avanti ultimamente. Eppure il progetto del puzzle è lì, che aspetta indicazione da un artista troppo pigro per dargliele. Ci sarà una seconda stagione? Un sequel? Un seguito? No, appunto per questo. Voglio trovare il finale perfetto per concluderlo senza strascichi. Perché vuoi un finale perfetto? Il tuo finale non escluderà i finali degli altri. L'arte è solo un linguaggio che raggiunge chi ha veramente voglia di sentire le cose e di vederle da un punto di vista nuovo. È come parlare le lingue del mondo. Non tutti hanno bisogno di comunicare in una determinata lingua. Ma nel momento in cui avranno veramente bisogno, le parole saranno lì, pronte ad aspettarlo. E se qualcuno rimanesse deluso? Alcuni rimarranno comunque delusi, perché magari si sarebbero aspettati esplosioni e fuochi d'artificio.
Probabilmente con una musica bella e accattivante di sottofondo, come quelle che ti fanno dire ok, è la fine. La senti di sottofondo? Che cosa? La musica nell'altra stanza che è pronta a venire fuori. Ha bisogno solo del tuo accenno e la potranno sentire tutti. Ma perché gli vuoi negare questo piacere? Lo sa, dottoressa? Ha proprio ragione. Però mi mancherà tutto questo. Sì, ma guarda il lato poetico di tutta questa malinconia. Lo farò. O forse lo sto già facendo. Va bene, preparo la scatola sperando che non sia vuota. Tu pensa a prepararla. Poi non sarà più un problema tuo. Un'ultima cosa. È giusto fare del male alle persone che giocheranno a questo puzzle. Che vuoi dire? Lo sai, chi lo fa entra in un loop temporale da cui è difficile uscire. Se non fosse stato per questo puzzle, nessuno di noi avrebbe fatto questo viaggio. E un pomodoro sarebbe solo un pomodoro. E la musica rimarrebbe solo un sottofondo. Hai ragione. Allora, pronto per il finale? Yes. With a hat on the wall, I guess the glory hole is shut and Mirko has his feeling of sadness. When music on, the room service saying I'm messy. The receptionist replied, yes sir, housekeeping's already planned on your floor, and cut the call. Our lives are busy now, but please try again next time. Rocky's posters at the mall, the third season on iPod. That's not what I was told. I thought he was less tall than Mr. Hulk Hogan. Better than Logan, catching a soap ball with his bare blades. Did you get that? Joe is like a dice. You toss it out at least twice. Your mind is mind controlled. Maybe you don't care. You're square, you're only Nike. Hola, Hola. часто.
andata? È andato. Sei riuscita a fare qualcosa? Sono riuscito, ma è un casino. Allora? Allora aspettiamo. Ce la fai? Un altro po'? Ce la faccio, ce la. Io penso di farcela un giorno. E allora andiamo per il momento. Ok. Grazie. Il bagno. Vabbè. Adesso prendiamo lo yogurt? Dai. Lasciate un po'. Ehi!